Metto alla prova il mio impianto All in One con una birra ad alta gradazione. Oggi Imperial Stout. È la prima volta che faccio una birra così potente su questo impianto e voglio vedere quali problemi ho avuto e quali soluzioni ho adottato se sono riuscito a risolverli. E quindi andiamo a gamba tesa sulla ricetta. Io sono Lucio, questo è un Brewing Diary dove tengo traccia delle mie esperienze nel mondo della birra fatta in casa e ora c'è la sigla. I problemi di fare una birra come l'Imperial Stout possono essere potenzialmente infiniti. Io per fortuna ne ho incontrati solo un paio e gli altri sono riuscito a prevederli. Per la cotta inizio controllando di avere tutti gli ingredienti e controllo anche l'attrezzatura. Voglio infatti minimizzare al massimo il rischio di errori. Per ora non trovo né l'Irish Moss né i nutrienti per il lievito, ma iniziamo, tanto cercherò di trovarli durante la fase di bollitura. Quindi inizio preparando il grist. Ho macinato fine, senza preoccuparmi di sfarinare. Spero che il colore della birra copra almeno in parte la torbidità che si verrà a creare. Ma tanto poi ci avrebbe pensato l'Irish Moss, sempre se la trovo. Il mio obiettivo principale è stato quello di mantenere un'efficienza il più alta possibile. Infatti ero sicuro che la pentola non sarebbe bastata a contenere tutto il volume di mash e quindi non potevo semplicemente aggiungere più malto per contrastare una bassa efficienza. E sto parlando di una cotta da 10 litri su una pentola da 30. Ho diviso i malti scuri dai chiari, cambiando distanza dei rulli perché gli scuri si frantumano e rischiano di impaccare ulteriormente il mash creando altre farine. In più volevo inserire gli scuri solo alla fine. Per il grist ho usato 70% Marisotter, 8% di Cara 20 Lovey Blonde, fiocchi d'orzo per il 6% e 4% di Brown, 4% di Chocolate e sempre 4% di Roasted Barley e Crystal 100 sempre 4%. Qui il primo dilemma: se sfarino troppo impaccherò sicuramente il mosto, ma se sfarino poco avrò una bassa efficienza. Quindi, appena l'acqua era calda, ho inserito la lolla di riso, tanta lolla di riso, per tamponare lo sfarinamento senza remore che ho fatto prima e cercare di fluidificare di più il mosto. L'idea iniziale è stata quella di fare una birra no sparge inserendo tutta l'acqua in mash con un rapporto acqua-grani di 3,5 litri al chilo. Nonostante l'efficienza lievemente più bassa, sembrava comunque andasse tutto bene e poi stavo mettendo alla prova l'impianto, quindi portarlo al limite di capienza era uno degli obiettivi che avevo. Per tempi e temperature di mash ho considerato 66 gradi per 70 minuti e poi altri 20 minuti a 72 gradi. Ho inserito prima i malti chiari in modo da attivare le beta-amilasi a 66 gradi e estrarre la parte di zuccheri fermentabili, controllando periodicamente la densità che stavo raggiungendo. Visto che la conversione stava avvenendo molto lentamente, ho dovuto prolungare per altri 20 minuti la fase di beta-amilasi. Per i soli malti chiari avevo stimato una OG di 1,062 e direi che finora tutto bene, l'ho quasi centrata, ero infatti a 1,061, solo un punto sotto, anche se avevo prolungato il mash di 20 minuti. Dopo il test dello iodio passato con successo, ho inserito i malti scuri tenendoli almeno per una ventina di minuti. I malti in questo modo possono apportare le caratteristiche note di caffè, cioccolato e tutto il resto, senza abbassare troppo il pH e soprattutto senza dare troppa astringenza. Per lo sparge, come ho detto, non volevo farlo, infatti era una birra no sparge. Ho tirato sul cestello e l'ho lasciato sgocciolare come previsto, ma visto che quasi alla fine di questa fase di sparge ho misurato solo 9 litri di mosto da mandare in bollitura e la sgocciolatura era diventata molto lenta, ho deciso di mettere in pratica il classico fly sparge. Primo intoppo, primo problema più o meno risolto. Infatti, nonostante l'alto rapporto di acqua grani e la lolla di riso, il mosto si è impaccato. Il termine tecnico non lo so, anzi, se lo sapete ditemelo nei commenti così la prossima volta parlerò in modo
più accurato. Comunque il mosto, anche se presente nel cestello, non gocciolava più. Quindi ho fatto una corsa per riscaldare 6 o 7 litri di acqua di sparge correggendo al volo il pH. E quindi dopo questa fase sono arrivato in bollitura con ben 4 litri in più di mosto e una densità che effettivamente era più bassa di quanto speravo. Facendo un calcolo, infatti, per arrivare alla densità che speravo avrei dovuto far bollire il mosto per 3 ore, perdendo comunque gran parte del volume della birra che stavo facendo. Quindi ho optato per una soluzione più ottimistica e più veloce: aggiungere estratto secco. Secondo problema: il DME gettato in bollitura con il vapore diventa un agglomerato roccioso. Ho deciso di provare a setacciarlo preventivamente, come si fa con la farina nei dolci, sperando di non creare grumi. Qualche grumo si è creato comunque, ma alla fine, dopo una bella mescolata, sono riuscito a farlo sciogliere. Mentre la bollitura va, mi dedico alle altre varie cose che mi restano da fare. Peso il luppolo ricalibrando la quantità in base al nuovo volume, tengo un occhio sulla pentola in caso di boil over, non vorrei perdere altri zuccheri per una mera distrazione. Trovo l'Irish Moss e comincio a idratarlo. Conto di gettarlo in pentola negli ultimi 15 minuti per lasciargli fare la sua azione coagulante. E intanto cerco ancora i nutrienti per il lievito. E la bollitura sta andando. Mi ritrovo con una OG di 1,076, ben 21 punti sotto al target che avevo previsto. Per un punto sarebbe ancora in stile, ma ormai mi rassegno al mio destino di fare birrette poco alcoliche e inoculo 3 bustine di US05 dopo aver areato il mosto. I 14 litri di birra, 4 in più del previsto, vanno in fermentazione e la mattina dopo stanno già gorgogliando, ma dentro di me sento un disagio. Non accetto di aver raggiunto una densità così bassa. Ho ancora dell'estratto secco avanzato. Dopo aver calcolato la quantità necessaria per aumentare la mia OG, decido di bollirlo e inserirlo nel fermentatore, in modo da avvicinarmi almeno in parte alla OG desiderata. In mezzo litro d'acqua sciolgo il DME e lo porto a bollitura per 15 minuti, in modo da sterilizzarlo. Lo raffreddo e con una mossa felina apro il fermentatore e butto tutto al suo interno. Spero di non aver fatto danno, ma sicuramente sarà aumentata la secchezza di questa birra, infatti il DME è completamente fermentabile dal lievito. Infatti così aumenta solo il grado alcolico e tutto ciò che ne consegue. Ora non mi resta che sperare e aspettare che la maturazione faccia il suo corso. Spero che la mia prima Imperial Stout non sia completamente da buttare. E questo è tutto. Lascia un like per la mossa felina di apertura del fermentatore, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e alla prossima!